Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bidureon AstraZeneca SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Bidureon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bidureon durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa ha Bidureon? Bidureon è un farmaco a base del principio attivo exenatide, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti e nello specifico analoghi del recettore GLP-1, glucagonlichepeptide 1. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SpA. Bidureon può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Bidureon 2 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato SC4 penne Bcise Prayer. 2 mg in 0,85 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca AB. Concessionario: AstraZeneca SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: exenatide. Gruppo terapeutico: ipoglicemizzanti. Forma farmaceutica: sospensione a rilascio prolungato. Indicazioni: Bidureon è indicato in pazienti adulti, a partire da 18 anni di età, con diabete mellito di tipo 2, per migliorare il controllo glicemico in associazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina basale, quando la terapia in uso, insieme alla dieta e all'esercizio fisico, non fornisce un adeguato controllo glicemico. Per i risultati degli studi relativi alle associazioni, effetti sul controllo glicemico ed eventi cardiovascolari, e sulle popolazioni esaminate, vedere paragrafi 4, 5 e 5. 1. Posologia. La dose raccomandata a 2 mg di exenatide una volta a settimana. I pazienti che passano da exenatide a rilascio immediato, bietta, a exenatide a rilascio prolungato, Bidureon o Bidureon Bcise, possono manifestare degli aumenti transitori delle concentrazioni di glucosio nel sangue che generalmente migliorano entro le prime 4 settimane dopo l'inizio della terapia. I pazienti che passano ai medicinali a base di exenatide a rilascio prolungato, Bidureon o Bidureon Bcise, possono farlo, senza alcun effetto atteso rilevante sulle concentrazioni di glucosio nel sangue. Quando exenatide a rilascio prolungato viene aggiunto alla terapia in atto con metformina e / o tiazolidindione, la dose in corso di metformina e / o tiazolidindione può essere mantenuta. Quando ha aggiunto alla terapia con una sulfanilurea, una riduzione della dose della sulfanilurea deve essere presa in considerazione per ridurre il rischio di ipoglicemia, vedere paragrafo 4. Exenatide a rilascio prolungato deve essere somministrato una volta a settimana, lo stesso giorno di ogni settimana. Il giorno della somministrazione settimanale può essere cambiato se necessario purché copyright l'ultima dose sia stata somministrata almeno 3 giorni prima. Exenatide a rilascio prolungato può essere somministrato in qualsiasi momento del giorno, indipendentemente dai pasti. Se una dose viene dimenticata, deve essere somministrata non appena possibile, a condizione che la dose successiva sia regolarmente programmata entro 3 giorni o più. Successivamente, i pazienti possono riprendere il loro consueto programma di dosaggio una volta alla settimana. Se una dose viene dimenticata e la successiva dose regolarmente programmata è prevista 1 o 2 giorni dopo, il paziente non deve somministrare la dose dimenticata, ma deve invece riprendere exenatide a rilascio prolungato nel successivo giorno di somministrazione regolarmente programmato. L'uso di questo medicinale non richiede un automonitoraggio aggiuntivo dei livelli di glicemia.
L'automonitoraggio della glicemia è necessario per correggere la dose di sulfonilurea o di insulina, in particolare quando si inizia il trattamento con axenatide a rilascio prolungato e l'insulina viene ridotta. Si raccomanda un approccio graduale per la riduzione della dose di insulina. Se, dopo l'interruzione di axenatide a rilascio prolungato, viene iniziato un differente trattamento ipoglicemizzante, è necessario fare attenzione al rilascio prolungato del medicinale, vedere paragrafo 5, 2. Popolazioni speciali. Anziani non sono richiesti aggiustamenti della dose in base all'età. Tuttavia, poiché copyright la funzionalità renale generalmente diminuisce con l'età, la funzione renale del paziente deve essere presa in considerazione, vedere danno renale, vedere paragrafo 5, 2. Danno renale. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con danno renale lieve o moderato. Axenatide a rilascio prolungato non è raccomandato nei pazienti con malattia renale in stadio terminale o con danno renale severo, velocità di filtrazione glomerulare GFR 30 ml/min, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione epatica. Non sono richiesti aggiustamenti della dose per i pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di axenatide a rilascio prolungato in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Uso sottocutaneo. Axenatide a rilascio prolungato adatto all'autosomministrazione da parte del paziente. Ogni penna può essere usata da una sola persona ed ha monouso. Prima di iniziare il trattamento con axenatide a rilascio prolungato, si raccomanda fortemente che i pazienti e il personale di assistenza non sanitario vengano istruiti da un operatore sanitario. Le AEUROS istruzioni per l'utilizzatore AEUROS allegate alla confezione devono essere seguite attentamente. Ogni dose deve essere somministrata mediante iniezione sottocutanea nell'addome, nella coscia o nella parte alta posteriore delle braccia immediatamente dopo che il medicinale è stato completamente miscelato. Quando ha usato in associazione ad insulina, axenatide a rilascio prolungato ed insulina devono essere somministrati in 2 iniezioni separate. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6, 6 e le AEUROS istruzioni per l'utilizzatore AEUROS. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Axenatide a rilascio prolungato non deve essere usato nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 o per il trattamento della chetoacidosi diabetica. Axenatide a rilascio prolungato non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sulfonilurea. La dose di una sulfonilurea potrebbe richiedere un aggiustamento dovuto all'aumentato rischio di ipoglicemia associata alla terapia con sulfonilurea. Vedere paragrafi 4, 2 e 4, 4. Svuotamento gastrico. I risultati di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bidureon durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bidureon durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. A causa del lungo periodo di eliminazione di axenatide a rilascio prolungato, le donne in età fertile devono usare un metodo contraccettivo durante il trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Axenatide a rilascio prolungato altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Quando axenatide a rilascio prolungato viene usato in associazione ad una sulfonilurea, i pazienti devono essere informati di adottare le necessarie precauzioni per evitare la comparsa di una reazione ipoglicemica mentre stanno guidando un veicolo o usando un macchinario.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequenti osservate durante gli studi clinici si sono avute a livello gastrointestinale, principalmente nausea, 8%, che tende a scomparire con un, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli effetti del sovradosaggio con axenatide, sulla base degli studi clinici con axenatide a rilascio immediato, includono nausea severa, vomito severo e rapida riduzione della glicemia. In caso di sovradosaggio, deve essere iniziato un appropriato trattamento di supporto a seconda dei segni clinici e dei sintomi manifestati dal paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, analoghi del recettore GLP-1, glucagona Eurolic peptide-1, a eurocodice ATC. A10B01. Meccanismo d'azione. Xenatide è un agonista del recettore del peptide 1, proprietà farmacocinetiche. Le caratteristiche di assorbimento di xenatide riflettono le caratteristiche del rilascio prolungato proprie della formulazione di xenatide a rilascio prolungato. Una volta assorbito in circolo, xenatide viene distribuito ed eliminato. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute o genotossicità condotti con formulazioni di xenatide a rilascio. Elenco degli eccipienti: polvere, poli, D, L-lactide coglicolide, saccarosio, solvente, trigliceridi a catena media. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.